E ciao a tutti ragazzi ed eccoci qua, da questo cartello riprendiamo il tour, andiamo a piedi dopo che vi ho mostrato con il solito trailer di intro tutte le novità, tutti gli aggiornamenti di questa fantastica mappa. Ora siamo nella farm, nell'azienda, chiamatela come volete, di The Italian Farmer, quindi sì, sto camminando in giro in maniera virtuale nella sua azienda. Vi devo raccontare un sacco di cose, ovviamente per quanto riguarda la mappa, poi c'è anche una parte interessante di pannelli solari da discuterne, ma poi vedremo anche in una parte finale del video tutto ciò che concerne la realtà paragonata alla parte virtuale. Credetemi che mentre montavo il video, nelle miniature piccoline che avevo da una parte i video reali e da una parte i video di farming, alle volte facevo fatica a capire qual era la parte vera e quella virtuale, quindi poi vedremo questa comparazione. Infatti qui siamo, diciamo, ad un video prima dell'uscita, nel senso c'è una data di uscita che adesso ovviamente vi dirò, però state attenti perché vi devo anche raccontare delle cose e ho bisogno della vostra attenzione. Quindi fra poco vi dirò anche la data di uscita, anche se è già stata detta ovviamente nella live che è stata fatta proprio a riguardo di questo aggiornamento della mappa sul canale SMI, in compagnia ovviamente dei due padroni di casa, quello virtuale Edo e dei Italian Farmer, ovvero Giuliano, per la parte reale appunto. E quindi parlando di Giuliano, che lo saluto tra l'altro, cos'è successo, com'è successo tutto ciò? Infatti lui nel lontano ancora 2020, quando Edo aveva mostrato le prime screenshot e poi anch'io sono stato da lui nominato suo ambasciatore e vi ho portato e narrato sempre i suoi lavori, i suoi progressi. Cosa è successo? Giuliano aveva visto il progetto, gli è sembrato super interessante, notevole e ambizioso, queste le sue parole, e come abbiamo sempre detto tutti quanti, appunto, che si nota, ovviamente questo è proprio palese, anche lui aveva notato la cura nel dettaglio maniacale, quindi ha deciso di sostenere la causa, ha deciso di sostenerlo. E quindi Edo, per la generosa donazione ricevuta, cosa ha fatto? Per ringraziarlo, ha deciso di ricreare la cascina, tutta la farm, tutta l'azienda di The Italian Farmer. Quindi in pratica qua avremo modo di poter giocare appunto nella sua azienda in maniera virtuale, ovviamente, però saremo lì in pratica. C'è da aggiungere, prima di passare poi ovviamente a vedere la mappa, il PDA e anche la parte di fotovoltaico, che è un qualcosa di aggiuntivo, fa parte dell'aggiunta, però va oltre, diciamo, l'azienda di Giuliano. C'è da dire, per chi la conosce alla perfezione e sa cosa fa Giuliano, qua ci sono alcune cose in più e, come dire, sono state sfruttate delle peculiarità del gioco, ovviamente, quindi è stato deciso di far funzionare la stalla delle vacche, far funzionare la stalla dei maiali. Nella realtà non si dedica all'allevamento Giuliano, però gli edifici in pratica c'erano e quindi Edo li ha resi funzionanti. E quindi questo non vuole essere, come dire, uno snaturamento di ciò che è nella realtà, ma capite bene che è per migliorare la giocabilità, insomma. Quindi la farm, l'azienda è quella di Giuliano, lo ripeto per l'ennesima volta, quindi The Italian Farmer. E poi per chi non lo conoscesse, per il pubblico estero, che preparerò anche le traduzioni, vi lascio anche qua il link del suo canale in alto a destra. Ma appunto alcune parti, diciamo con licenza poetica, ma per il bene nostro, è questo che vorrei farvi capire, sono state implementate, sono state aggiunte, sono cose in più, però ripeto, capiamoci, è meglio insomma avere qualcosa in più piuttosto che in meno, ecco. Ci tenevo a dirlo perché appunto è tutto uguale, tutto perfetto com'è nella realtà, solo che appunto, ripeto, a livello di gioco sono state fatte delle aggiunte, dei compromessi, diciamo, ma che vanno solo ed esclusivamente a migliorare il gameplay per noi. Detto questo, cari miei ragazzi, ora vado a mostrarvi il PDA della mappa, così ci rendiamo conto dell'espansione.
e poi parliamo del fotovoltaico. Finito ciò, non scappate perché vi mostro i video che mi ha mandato Giuliano e andremo a comparare la farm vera con quella virtuale. Ed andiamo quindi a vedere la mappa com'è questa espansione. Per chi conosce la mappa Italia di Farming Simulator 19 si renderà conto che, per grande e bella che era, ora è raddoppiato il tutto, perché ci sono cose in più che vi ho mostrato negli scorsi video, ovviamente la cantina, la Masseria Italia che oramai è diventata praticamente un'azienda, diciamo, ha la sua cantina, ecco, diciamo, e quindi ha un sacco di vigneti che li vediamo qua al centro in viola, ma questa parte qua, quasi metà di tutto ciò che si vede di sinistra, fa parte, diciamo, dell'espansione nuova, quindi avete un sacco di nuovi campi che sono medio-grandi, direi, e quindi si va ad accontentare un po' tutti. Oltre, ovviamente, appunto, abbiamo detto, la nuova farm di Giuliano, ma anche la Cascina Emilia. E prima di passare a vedere la farm reale di Giuliano paragonata a questa virtuale, prendiamoci un paio di minuti per parlare dell'agrovoltaico, diciamo questo sistema, questo investimento che è stato fatto per avere, diciamo, un campo e non sprecare, diciamo, del terreno, perché in realtà, come vedete sotto, può benissimo essere coltivato, anzi è fatto apposta, quindi c'è questa struttura e tutte queste travi reticolari che portano praticamente i vari pannelli fotovoltaici. Chi acquisterà questo campo poi beneficerà dell'introito giornaliero, come sapete, e come succede in tutti i vari placebo, dove c'è un qualcosa che viene generato, quindi si genera corrente, viene venduta. Insomma, adesso non sto qua a spiegarvi il tutto, dovreste già saperlo, però l'idea è molto innovativa sia nella realtà, per forza di cose, ma è anche molto interessante vedere una cosa del genere anche inserita in un gioco, perché comunque fa pensare ed è comunque piacevole alla vista da vedere, quindi buon divertimento, insomma, a tutti. Ma detto questo, cari miei ragazzi, adesso, sempre virtualmente perché non sarà qui con me, però aspettiamo Giuliano davanti al suo cancello di casa e iniziamo il tour e vi mostro vari spezzoni della sua farm reale a confronto con questi virtuali. E cari miei ragazzi, di nuovo iniziamo un tour dentro al tour. Ringrazio Giuliano per avermi fornito tutto il materiale, si è fatto un giretto, diciamo, all'interno della sua nota farm, invece che fare un vlog o comunque un altro video che porta sul suo interessantissimo canale, ha usato, diciamo, delle riprese apposta per poterle poi, come dire, accostare a quelle virtuali, quindi farvi vedere che la realtà è dov'è. La realtà è a sinistra o a destra, è in entrambi i posti secondo me, quindi il progetto lo ha entusiasmato e come vedete tutti gli edifici, le texture derivano da foto, perché praticamente sono identici alle realtà. Giuliano appunto ha accettato sin da subito, appunto ha dato la massima disponibilità a ricreare la propria zona virtuale. Questo, beh, ovviamente capite, perché anche orgoglio personale nell'avere la propria azienda virtuale, quindi questo è una gran cosa, ma inoltre ha pensato anche di fare appunto un regalo a tutti i fans dei Italian Farmer, quindi d'ora innanzi chi segue Giuliano sui suoi social, sui suoi canali, specialmente appunto su The Italian Farmer, potrà, giocando a Farming Simulator, simulare, diciamo, ecco, e giocare nella sua azienda. Quindi capite che credo, non sono sicuro, sia la prima volta che ci sia, diciamo, una farm reale riproposta nel virtuale. Ci sono state tante mappe magari riprese da Google Maps eccetera, però questa volta questo connubio qua di eccellenza, insomma, è stato veramente, come dire, ha colpito nel segno. Penso che colpirà
non ci resta altro appunto che aspettare l'uscita della mappa. Ah sì, forse mi sono dimenticato di dirvi la data. No, adesso ve la dico, anche se oramai era nota perché è stata detta nella live che vi ripropongo di andare a vedere sul canale di SMI, perché lì Giuliano ha parlato in maniera proprio specifica di ogni edificio, per cosa era nato, per quale è l'utilizzo che ne fa ora, quindi riguardatevi la live, ve la straconsiglio. In più è un mese, per un mese porterò, come dire, contenuti su Instagram, pubblicizzando al massimo questa mappa, quindi avrete, ed è già iniziata questa cosa, un mese di screenshot, e tutti i giorni sotto la descrizione di questa screenshot c'è scritta la data di uscita. La data di uscita è il 9 luglio prossimo venturo, quindi cari miei ragazzi, oramai manca sempre meno, ma veramente sempre meno, all'uscita di questa mappa che in tanti stavate da mesi attendendo. Quindi ripeto, vi lascio qua alle immagini, così abbiamo visto i vari edifici, l'officina. Praticamente abbiamo fatto il tour sia reale che virtuale all'interno della sua azienda, l'avevamo vista nei suoi video, però un conto è vederla, diciamo appunto in parte o comunque mentre sta facendo qualcosa, un conto è proprio avere questa opportunità di vederla meglio, perché la stiamo vedendo proprio nel dettaglio, ma poi di potercela, come dire, girare noi liberamente a piedi con il suo 8R, insomma, o con qualsiasi altro mezzo vogliate utilizzare, insomma, quando inizierete qua una carriera. E tutto questo, insomma, ripeto, è veramente veramente fantastico, perché è così, punto e basta. Non ho altre parole, oramai lo sapete, continuo a dire è difficile stupire una volta ed Edo ci è riuscito, è difficile rifarlo 2 volte, perché se uno la prima volta ha fatto talmente bene che uscire la seconda e fare ancora bene e superarsi è un'altra difficoltà in più, ma oramai si va a oltranza ed ogni volta supera se stesso. Detto questo, cari miei ragazzi, vi saluto e vi ringrazio. Ovviamente saluto Edo e lo ringrazio, tutto il team SMI, Sbaffo, ma soprattutto anche qua il nostro caro protagonista che è Giuliano dei Italian Farmer. Detto questo, fai bravi, quando uscirà la mappa scaricatela e divertitevi veramente tanto, ve lo auguro. Ciao a tutti ragazzi!